Quello che vedete alle mie spalle è un ricevitore radio. Anzi, non un ricevitore radio. Questo è il ricevitore radio. Più precisamente, questo è il ricevitore radio di mio padre, dal 1978. E tra pochissimo vi racconto la sua storia e anche la mia. Solo qualche istante della vostra attenzione per invitarvi a mettere un like al video e a iscrivervi, se vi va, ai canali YouTube e Telegram di Intellisfera. In questo modo potrete restare sempre aggiornati sulle prossime novità del canale e contemporaneamente supportare questo progetto sulla teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte. Grazie. Il Grundig Satellite 2100 arrivò in casa mia nella seconda metà degli anni 70, più precisamente nel 1978, credo. Il Grundig Satellite 2100 era, e per certi versi lo è ancora, uno dei più grandi e famosi apparecchi per il radioascolto casalingo. Ma attenzione, il termine casalingo non vuole evocare concetti di economicità o compromessi qualitativi, ma semplicemente sta a indicare le attività di radioascolto che si differenziano da quelle più prettamente radioamatoriali, che prevedevano e prevedono apparati e impianti più complessi di tipo professionale e anche una autorizzazione legale all'esercizio delle trasmissioni radio su determinate bande di frequenze. Ero già stato introdotto in giovanissima età da mio padre e da mio zio alle gioie delle ricetrasmissioni sulla banda degli 11 metri, la cosiddetta Citizen Band, operativa intorno ai 27 MHz. Era perciò in qualche modo già edotto su apparati, antenne, cavi, connettori BNC e via dicendo. Ma quando arrivò in casa il satellite 2100, un po' per il suo nome, un po' per quel 2100 che evocava un tempo lontanissimo nel futuro, un po' per i suoi 7 kg e per i quasi 2 metri di antenna, un po' per le sue scale di sintonia illuminate da una luce calda, beh, a me più che a un satellite deve essermi sembrato la plancia di una nave spaziale. E in effetti, in qualche modo lo era, perché il ricevitore mondiale, questa era una delle definizioni di quel tipo di apparecchio, Grundig Satellite 2100, effettivamente ti permetteva di spostarti da una nazione all'altra con la velocità di un'astronave, ovvero con una piccola rotazione del polso sulla morbida e precisissima manopola della sintonia. Non è un caso che l'immagine del satellite 2100 sia stata scelta per commentare la pagina di Wikipedia dedicata alle onde corte. Ma il satellite 2100 non copriva soltanto le onde corte, bensì tutta la gamma di frequenze radiantistiche, compresa la trasmissione in FM delle radio commerciali. Per la precisione, nel satellite 2100 sono previste 11 modalità operative, una per le onde lunghe, una per le onde medie, due per le onde corte e ben altre 7 per le frequenze che arrivano fino a circa 30 MHz. Il tutto riprodotto con una qualità di ricezione e acustica che probabilmente rimane ineguagliata ancora oggi. Il fatto è che, fatti dovuti distinguo del caso, per un bambino di 5 anni il Grundig Satellite 2100 era un po' quello che Internet, Google e Facebook messi insieme sono per un bambino di oggi, un completo universo da esplorare, ma indubbiamente con un fascino della scoperta e dell'avventura elevato alla potenza di X rispetto a oggi. Certo non era facile. Prima il satellite 2100 doveva essere tirato fuori dall'armadio dove era gelosamente riposto, diciamo così, a prova di bambino. Poi doveva essere collegato alla rete, installato il modulatore SSB, estratta l'antenna per tutta la sua misura, con grande cautela affinché non si piegasse, non si danneggiasse. Poi bisognava essere autorizzati addirittura a guardarlo, ad ascoltarlo mentre era operato da un adulto. E dopo un opportuno addestramento si poteva essere autorizzati a operare qualche selettore.
Infine, dopo qualche tempo di pratica, si poteva finalmente essere autorizzati a provare l'ebbrezza di inseguire il segnale, coordinando un orecchio attento con una mano precisa sulla manopola della sintonia, tenendo sempre d'occhio l'indicatore di potenza del segnale. E poi tutti quei suoni, frusci, crepiti, oscillazioni dei segnali audio mai ascoltati prima. Il ritmo ipnotico delle sinusoidi delle trasmissioni in CV, in codice Morse. Poi, dopo tanta ricerca, finalmente un segnale lontano che sembrava modulare un'articolazione vocale. Si sentiva finalmente qualcuno parlare. Ma parlare di cose sconosciute in lingue sconosciute. Qualcuno potrà dire, vabbè, è solo una radio. Sì, è solo una radio, ma anche il più costoso, blasonato, scintillante recente smartphone sul mercato, in effetti è solo una radio. E sì, perché è solo come una radio che quello smartphone funziona. È solo come una radio che quello smartphone si connette al sistema socio-tecnologico che abbiamo chiamato Internet. Ed è solo come una radio che abbiamo implementato l'altra nostra concettualizzazione contemporanea, l'Internet delle cose. Tutto funziona e si regge in piedi grazie soltanto a trasmissioni radio. Wireless, Bluetooth, Wi-Fi, 5G, TV digitale terrestre, sono tutte radio. Credo che dobbiamo in qualche modo celebrare e ringraziare apparecchi come il Grundig Satellite 2100 per averci fatto vivere ciò che abbiamo vissuto e per aver alimentato quella innana ma spesso sopita necessità di andare alla ricerca di un segnale, di qualcuno, di qualcosa che sia altro e lontano da noi, quell'esigenza irrinunciabile di creare relazioni, di sviluppare reti, quella emozione atavica nell'entrare in contatto con i nostri simili che sono lontani, seppur attraverso soltanto un banalissimo segnale radio modulato in ampiezza. Oppure su una delle cosiddette bande laterali, sì, perché il satellite 2100 faceva anche quello, se corredato dell'apposito demodulatore. Il mio consiglio spassionato e completamente fondato sulla mia esperienza personale, a chi volesse davvero capire cosa l'OSINT sia, è quello di acquistare un ricevitore radio multibanda. Ce ne sono di ogni prezzo e di ogni categoria. E il consiglio è quello di usarlo di giorno, usarlo di notte, restare svegli per sperimentare a che ora la propagazione è migliore e entrare in contatto con quei segnali analogici ancora originati volontariamente da agenti umani, generati ancora solo per il semplice gusto di farlo, per il piacere di arrivare un po' più in là con un semplice segnale radio. Fatelo perché ormai stanno per scomparire e tutto sommato credo sia un vero peccato. Buon divertimento e a presto.